Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di La storia e memoria, comprendere il nostro futuro. Benvenuto a Raffaele Romano, il nostro storico di oggi. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Oggi tocca a te e la prossima volta toccherà a Enrico Fagnano. Allora, Al nostro Enrico. al nostro Enrico. L'argomento di stasera, lo dici tu? Sì, sono le origini della seconda guerra mondiale. Perfetto, quindi Sì. sarà una puntata interessantissima. Ti lascio il video subito dopo la sigla. Mi raccomando, e a proposito, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando sulla pagina di Officina Mediterranea Borgo Camarda e sul nostro canale YouTube. Condividete, mettete un like, aiutateci a crescere e commentate. Fate le domande che noi li mandiamo in sovraimpressione e il nostro Raffaele Romano vi risponderà prontamente, subito dopo la sigla. Cari amici ed amiche che mi ascoltate e che ci vedete da lontano, oggi parto con questa prima dissertazione, senza volerla farla molto difficile. Vi ricordo quello che vi ho accennato la settimana scorsa, cioè quando c'è stata la presentazione, che se non si conosce bene il passato non si può comprendere assolutamente il presente, ma soprattutto non si riesce a costruire il futuro. La storia umana è ricca di politicamente scorretto e stasera voglio affrontare un tema che quasi sempre è stato trascurato, se non addirittura omesso e negato: le origini della seconda guerra mondiale. Spesso si parla, vedendo i film, di Hitler, la pazzia di Hitler, il fanatismo del nazismo, tutti elementi validi. Ma la domanda fondamentale per chiunque vuole comprendere cosa è stato e cosa è oggi è: quali furono le origini della seconda guerra mondiale? Se noi guardiamo ad Hollywood, vediamo delle cose che ci possono sembrare fuori luogo. E per molti decenni Hollywood ci ha rappresentato che gli indiani d'America, ovvero sia meglio chiamarli nativi d'America, le tribù degli Cheyenne, Comanche, Apache, Sioux e Piedi Neri e quant'altri, erano tutti cattivi, violentavano e saccheggiavano. Dopo una sessantina d'anni di questo leitmotiv è venuto fuori che la realtà era molto più diversa e complessa, perché queste persone, questo popolo era stato privato della propria terra con molta violenza da parte degli europei, degli occidentali. Se poi passiamo agli schiavi neri, mi viene in mente una donna, si chiamava Hattie McDaniel, che era la famosa cameriera di Miss Rossella O'Hara nel film Via col vento, che ricevette, la prima persona di colore, il premio Oscar per la interpretazione. Questa Hattie McDaniel fu doppiata e fu costretta a parlare, per chi ha visto sicuramente il film, in un modo così stupido e cretino che automaticamente faceva del razzismo senza rendersene conto. Per completare il quadro non possiamo dimenticare i miei amici messicani, che in tutti i film western erano rappresentati come bassi di statura, scuri di carnagione, ma soprattutto timorosi, addirittura paurosi, se non molto spesso vigliacchi. La realtà era ed è completamente diversa. Perché dico questo? Perché spesso ci si è trattenuti sugli effetti immaginifici di certe realtà, semplificando la storia. La storia è complessa, articolata, ha molte sfaccettature. E cosa accadde?
le origini vere della seconda guerra mondiale partono con la fine della prima guerra mondiale e partono col famoso trattato di Versailles, che stabilì delle condizioni durissime ai sconfitti, cioè all'Austria, ma soprattutto alla Germania. Le condizioni furono talmente dure e pesanti che scatenarono la reazione di quello che poi nei decenni successivi venne riconosciuto come uno dei più grandi economisti del XX secolo, John Maynard Keynes, il quale faceva parte della commissione che doveva valutare i danni di guerra e, chiamiamolo, il rimborso che la Germania soprattutto e l'Austria avrebbero dovuto dare ai vincitori, in special modo Gran Bretagna e Francia. Keynes, come sapete, è stato il padre della macroeconomia, di colui il quale ha sempre caldeggiato l'intervento dello Stato negli investimenti pubblici in economia, e in questo contrapposto a Milton Friedman della scuola di Chicago, che è quella che coordina e comanda in questi anni la politica monetaria, oltre che degli Stati Uniti, soprattutto della nostra banca centrale a Francoforte, della BCE. Ora, cosa accadde? Che il nostro caro Keynes cercò di far capire che quello che si voleva far pagare alla Germania, soprattutto, erano cose inaudite che avrebbero ucciso l'economia, i rapporti sociali della Germania, avrebbero potuto far nascere quello che poi dopo si definirà il problema tedesco. Cosa accadde? Accadde che negli immediati anni del dopoguerra, della prima guerra mondiale, la situazione della Germania era disastrata. Fu eliminata la casa regnante e si formò la famosa Repubblica di Weimar, che si trovò sulle spalle questo trattato di Versailles che prevedeva oneri incredibili. Difatti il nostro Keynes cercò fino alla fine del 1919 di far capire che sarebbe stato un gravissimo errore, ma non ascoltato dalle potenze vincitrici, dai loro tecnici di fiducia, si dimise da questa commissione per il trattato di Versailles. Le condizioni che furono imposte alla Germania furono tantissime. Cito soltanto alcuni elementi per farvi intendere. Un grandissimo numero di interi impianti industriali della Germania fu preso e trasportato in Francia e in Inghilterra. Addirittura 150.000 vagoni ferroviari tedeschi furono presi da queste due potenze. In più, per la riduzione del suo territorio, che andò a appannaggio soprattutto di Francia, Polonia, Belgio e quant'altro, il 28% dei giacimenti di carbone, la Germania non erano più nel suo territorio nazionale, il 78% dei giacimenti di ferro, il 78% dello stesso mondo, e in più dovette pagare in quel trattato, con quel trattato ai vincitori della guerra danni di guerra per 42 anni. Cosa generò questo? Generò automaticamente che ogni anno finanziario il governo tedesco, dato dalla Repubblica di Weimar, doveva pagare grosse quantità in valuta pregiata, se non addirittura in oro. E prendiamo ad esempio il 1923. 1923 fu l'anno di svolta che provocò danni tremendi. A cosa mi riferisco? Al 1 gennaio del 1933 un dollaro degli Stati Uniti era quotato 35.000 Deutsche Mark. Vedete bene, 35.000 marchi tedeschi per un dollaro. A dicembre, in 12 mesi, la quotazione di un dollaro raggiunse la cifra astronomica di 4.210 miliardi di marchi. Un dollaro, 4.210 miliardi. Se entriamo in un settore più vicino a noi tutti, un chilogrammo di pane che al 1 gennaio del 23 costava 250 Deutsche Mark, a fine anno, al 31 dicembre del 23, raggiunse la cifra record di 399 miliardi.
Se fate una ricerca su internet troverete delle fotografie di povere mamme che si recavano a fare la spesa al mercato con delle carrupole, con dei carretti pieni di banconote a miliardi, perché vi renderete conto che 399 miliardi di Deutsche Mark per comprare un chilo di pane è una cifra incredibile. Tant'è vero che furono emessi biglietti del valore da 1 miliardo di Deutsche Mark, che però valevano qualche centesimo di dollari statunitensi. Questo discorso ovviamente infervorò le masse sociali, che ovviamente non guardavano con stima, rispetto, se non proprio affetto, alle democrazie occidentali, che di questa miseria nera li stava affliggendo. Quindi nel periodo che va dal 1919 al 1933 la Germania vive questa drammatica situazione che ovviamente scatenò gli istinti più bassi e virulenti, che all'inizio non trovarono spazio perché ci fu una manovra di carattere politico che guardava a sinistra, al comunismo e a quant'altro, quindi con contrapposizione della borghesia e dei poteri industriali, e automaticamente da situazione negativa a situazione negativa ci si avviò verso la fine degli anni '20 a una situazione veramente molto ma molto insostenibile. Nel frattempo avvenivano alcune scadenze. A Locarno nel 1925 ci fu un summit fra, io dico summit, non summit, perché summit è latino, poi l'hanno inglesizzato, dico summit, vabbè, è un summit, a cui partecipò per la Germania Gustav Stresemann, per la Gran Bretagna Austin Chamberlain, per la Francia Aristide Briand e per l'Italia Mussolini. In quell'occasione la Germania incominciò a essere trattata alla pari dalle altre potenze, ma dovette accettare i confini occidentali, cioè quelli con la Francia, per le regioni dell'Alsazia e Lorena, che erano le zone più ricche di giacimenti minerari che mandavano avanti buona parte dell'industria e dell'economia germanica, e anche verso Oriente la Polonia, la Cecoslovacchia, in cui si stabiliva di voler regolare tutte queste questioni, essendoci in questi luoghi popolazioni di lingua tedesca, che la Germania si sarebbe assoggettata a procedure d'arbitrato internazionale e pacifico. Mentre tutto ciò avveniva in Europa, come sapete tutti, nel 1929 ci fu la famosa crisi di Wall Street, in cui il sistema economico-finanziario tracollò per aver dato per troppi anni la facoltà alle banche di poter utilizzare i risparmi depositati dalle famiglie e dalle imprese, a poter utilizzare questi soldi dei clienti per poter fare investimenti di natura finanziaria. Alla fine si creò una bolla speculativa di dimensioni incredibili, da cui qualcuno molto ben informato si salvò. Faccio un nome per tutti: Joseph Kennedy, il padre del futuro presidente degli Stati Uniti, mentre il resto del paese tracollò totalmente. La crisi finanziaria cadde sulle spalle delle industrie americane e ci furono decine di milioni di disoccupati che veramente attraversavano il continente degli Stati Uniti per cercare di trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Fu una situazione molto dura, ma come tutte le situazioni economico-finanziarie e industriali partono da un grande paese come gli Stati Uniti e poi si irradiarono a livello mondiale, irradiandosi automaticamente tutte le economie, proprio per seguire la scuola vetero-liberale, si difesero, si chiusero in se stessi, e quindi ci fu che l'Italia si cercò di difendere i suoi interessi chiudendosi nell'orto del proprio giardino, la Francia lo stesso, la Spagna non parliamo,
La Gran Bretagna era l'unica che poteva fare come gli pareva, perché era l'unica vera grande potenza di quel periodo. E quindi questo sconvolse, scompaginò ancora di più il mondo, l'Europa e la Germania, che è il nostro soggetto. Ovviamente il Partito Nazionalsocialista, così si chiamava il fenomeno del nazismo, incominciò a infervorare le piazze. La gente era stanca, affamata, non vedeva prospettive e quindi incominciò ad avere molti seguaci, finché si arrivò nel 1933 che, al contrario di quanto avvenne in Italia, a cui fu donato dalla Casa Savoia la guida del governo a Benito Mussolini, accadde l'esatto contrario, che si andò alle elezioni e il Partito Nazionalsocialista vinse le elezioni, per cui il Presidente della Repubblica di Weimar ovviamente dovette eseguire la volontà dei cittadini tedeschi che avevano scelto di essere guidati dal Partito Nazionalsocialista e incaricò Hitler, che prese non il potere, ma prese l'incarico, e da lì incominciò l'escalation. Quindi, come potete vedere, il discorso parte da molto lontano, dal 1919 fino all'affermazione nel 1933 del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, perché l'esasperazione, la miseria, la fame, non c'è ideologia che tenga quando la sera ci si mette a tavola e non si è in grado di dare nemmeno un tozzo di pane o un paio di scarpe decenti, visti i prezzi che ho ricordato prima, cui raggiungevano miliardi di marchi per poter comprare un chilo di pane. Quindi immaginerete com'era la vita delle famiglie. Ma non contenti di ciò, gli europei, dobbiamo dircelo, siamo stati come continente la causa primaria di tutti i grandi sommovimenti, di tutte le grandi crisi belliche che sono partite dall'Europa e poi hanno spesso e volentieri contagiato l'intero mondo. Al contrario di quello che per esempio incominciava ad andare ad affermare Winston Churchill, il quale con la sua grande esperienza vedeva nel nazionalsocialismo un pericolo molto grosso e ampio e parlava spesso, sia alla Camera, sia attraverso interviste, sia attraverso degli scritti, articoli e quant'altro, di far capire che Adolf Hitler, il Partito Nazionalsocialista, erano un pericolo veramente molto, molto, molto grave e da quindi da non fare accordi. Invece, per la solita smania di voler tentare di fare accordi intese anche con il diavolo, e lì era la presenza di un forte diavolo, che cosa successe? Successe che Hitler incominciò a sondare il terreno e andava facendo rivendicazioni territoriali sempre più ampie. Tant'è vero che si arrivò nel 1938 alla conferenza di Monaco, così fu definita poi dai giornali dell'epoca e poi dagli storici, in cui la Francia e la Gran Bretagna diedero alla Germania di Hitler la Cecoslovacchia in pasto, e più o meno nello stesso periodo Hitler si prese l'Austria, il famoso Anschluss, che c'era una popolazione prevalentemente di lingua tedesca. E ovviamente uno dei leader di questa conferenza di Monaco, per tacitare le esigenze territoriali, economiche, industriali di Hitler, fu il grande mediatore Benito Mussolini, che evidentemente nemmeno lui si rese conto con quale macchina bellica economica si stava mettendo in alleanza. E cosa succede? Che a un certo punto la visione anche di rivalsa verso i paesi occidentali e non solo, e verso Oriente, verso la Polonia, l'Unione Sovietica e quant'altro, la politica estera tedesca ebbe un sussulto, ovvero sia, che cosa fecero? Poiché avevano in animo i tedeschi di invadere
la Francia ad occidente, si dovevano cautelare le spalle ad oriente, e il confine con la Polonia faceva, faceva un po' paura, perché essere attaccate su due fronti e rimanere schiacciate in mezzo è la posizione militare peggiore che si possa avere. E orbene, nella loro lungimiranza, sia i sovietici che i tedeschi, con il patto firmato da Molotov e Ribbentrop, che erano i due ministri degli esteri dell'Unione Sovietica e della Germania, il 23 agosto del 1939 firmarono un patto di alleanza con alcune clausole che furono tenute molto segrete, che prevedevano l'invasione della Polonia e l'annessione nella parte occidentale della Polonia alla Germania e nella parte orientale all'Unione Sovietica. Quindi nazismo e comunismo suggellarono questo grande accordo il 23 agosto del 1939. Appena 8 giorni dopo, il 1° settembre del 1939, Hitler fa invadere la Polonia dai suoi carri armati e dal suo esercito, e in pochi giorni conquista buona parte della Polonia, e contestualmente i sovietici fecero la stessa cosa dall'altra parte del confine, cioè verso quello orientale. Per cui la Polonia fu smembrata totalmente, e una volta riusciti a fare questo tipo di annessione, la mano dei tedeschi non si fermò e incominciò a girarsi verso occidente, aggirando quella che era stata alzata come difesa della Francia nei confronti dell'invasione tedesca, fu aggirata nel nord dal Belgio e fu invasa la Francia, e in pochi giorni anche la Francia cadde e arrivarono a Parigi. La morale di tutto ciò qual è? Come avrete visto, ho citato poche volte la saga della pazzia di Hitler, che probabilmente, anzi quasi sicuramente lo era pure, ma il discorso era che Hitler nacque dagli errori di tutti i paesi, e soprattutto dai vincitori della prima guerra mondiale, che costrinsero la Germania a una situazione veramente tragica, e quindi la società tedesca ovviamente si ribellò e trovò l'unico punto di sbocco a guardare a chi prometteva la liberazione da tutti quei mali, e quindi a prospettare un futuro totalmente diverso, e che in realtà fu così, perché da quel momento in poi la Germania cominciò a vivere abbastanza bene, ma questo lo ebbe soprattutto per chi voleva nascondersi e cercare di evitare la guerra. Tant'è vero che quando ci fu l'invasione il 1° settembre del 1939, cosa accadde? Accadde che nelle settimane precedenti molti autorevoli giornali britannici, ma anche francesi, si ponevano l'interrogativo: morire per Danzica? Cioè, se non valeva la pena, perché un altro errore che fu fatto, di lasciare delle consistenti soggetti di lingua tedesca in territorio polacco, cecoslovacco, austriaco e quant'altro. E quindi questo, avendo ribaltato i termini di rapporto di forza, automaticamente giocò a favore di Hitler, che aveva la stessa ferma posizione di poter dire: beh, noi andiamo a liberare i nostri fratelli e li riportiamo alla madre patria. L'invasione della Francia, poi, se vorrete, nelle prossime settimane ne potremo parlare, fece nascere anche un altro grande equivoco. La Francia invasa in 2 settimane, cedette subito, Hitler si presentò addirittura a Parigi in pompa magna, e a quel punto un generale francese siglò un accordo con i tedeschi, per cui la Francia meridionale rimase apparentemente libera, però rispondeva in toto alla Germania nazista,
e mentre la parte settentrionale ricadeva sotto la protezione e il dominio della Germania direttamente. La cosa assurda, e questo è quando io vi ho detto che la storia, quella vera, è fatta di antefatti e di fatti mai portati a conoscenza e sottolineati, che quindi la Francia fu un po' l'antesignano di quello che successe in Italia anni dopo, ovvero sia la Repubblica Sociale nel nord e l'Italia cosiddetta liberata nel sud. E la differenza quale fu? Che però un generale francese partecipò abbastanza attivamente, De Gaulle si chiamava, Charles de Gaulle, alla seconda guerra mondiale, poté sedersi al tavolo dei vincitori, ma lì c'era stato un doppio gioco fatto dai francesi e la volontà della Gran Bretagna che pretese poi, finita la guerra, che lo Stato francese sedesse all'ONU fra le 4 nazioni vincitrici che formavano il Consiglio di sicurezza. Questo è quanto. Quindi quando vediamo certi film in cui si scatena la caccia all'untore di turno, che Manzoni ce l'ha insegnato bene, cioè scaricare su uno, massimo 2 persone, tutte le responsabilità, tutti i mali del mondo, diffidate profondamente. Per cui, ecco, vedo alcuni commenti, vi ringrazio, che mettete, rispondere a tutti sarebbe un po' problematico, e ce n'è uno in particolare che mi incuriosisce, Gabriello, che dice: il PC italiano era diverso dall'URSS, difatti dialogo con il PSI e la DC. Questa è un'altra grande illusione che è stata venduta per verità storica. Poi se qualcuno vuole avere illuminazione al riguardo, non lo faccio per pubblicità, si legga il mio ultimo libro, Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA, in cui troverà che alcuni atti, molti atti desegretati dalla CIA e dal Dipartimento di Stato americano dimostrano che il Partito Comunista Italiano dialogava, tra virgolette, molto strettamente con gli Stati Uniti dal 1970, ma allo stesso tempo però si lasciava finanziare dall'Unione Sovietica. Ma questo è un altro discorso. Chi vorrà leggere quel mio libro troverà tanti spunti, sono 300 pagine di dati e di elementi messi lì. Quindi io colgo l'occasione per salutarvi e invitarvi al prossimo incontro, al fine di tracciare qualche linea di realpolitik di quello che è stato, per poter comprendere quello che oggi l'Italia, l'Europa, il mondo e quello che probabilmente potrà esserlo in futuro. Vi ringrazio. Grazie Raffaele, sei stato molto sintetico ma anche molto calmo e rilassato, e vedo che ci sono arrivati molti commenti che hanno apprezzato questo tuo modo di raccontare la storia, per cui credo che è stato molto apprezzato. Grazie, noi torniamo giovedì prossimo con la storia, memoria, comprendere il nostro futuro, insieme a un'altra puntata con Enrico Fagnano, mentre domani alle 18 Officina Mediterranea con ospite uno scrittore che si chiama Elia ed è intervistato da Cristina Tundo. Quindi grazie per essere stati con noi, alla prossima. Ciao Raffaele. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera.